Ma io li ho visti più volte perché la prima volta sono andato da solo nell'84 con uno strumento che registrava il battito cardiaco e basta, e poi nell'85 e nel 98. Poi nel 98 li abbiamo visti come commissione a Capiago e poi li abbiamo rivisti alcuni a Medjugorje, Miriana e Visca. E era un pool di persone che avevano strumenti differenti e hanno dato le loro risposte in maniera consona allo strumento, al tempo e perché diciamo così che le cosiddette estasi transestatiche erano molto brevi e perciò si poteva vedere male la differenza fra il prima, durante e il dopo. Ecco, ma concentriamoci sull'estasi. Ecco, sull'estasi non è detto che un'estasi sia solo religiosa. L'estasi è uno stato modificato di coscienza che ha più valenze, non c'è solo l'estasi di una figura che toglie tutti i sensi alla persona per fissarli su di lei, ma ci sono altre estasi, per esempio anche le estasi sciamaniche, le estasi... Ma quelle che lei ha riscontrato invece nei veggenti? Ma io ne ho fatte anche altre di altro tipo e molte volte... Ecco, tanto la regia puntualissimamente manda un momento dell'apparizione. Sì. Ecco, per esempio Miriana, noi quando siamo andati a Medjugorje non gli abbiamo detto di entrare in estasi, gli abbiamo detto no, tu rievoca il momento in cui avresti visto la Madonna, il termine visto si usa perché è così, e lei ha avuto presumo le stesse reazioni che forse avrebbe avuto durante lo stato statico. Quali sono le reazioni? Aveva delle apnee, piangeva e così via, cioè aveva delle reazioni emozionali molto intense. Ora se una persona vede un qualcosa di bello non si mette a piangere. A lei Con quello non voglio dire, io non sto dicendo, io sto solo valutando quello che vedo e quelle lì, ne ho viste di più di visioni di la dilatazione delle pupille. È sempre la stessa cosa, la dilatazione delle pupille non è nient'altro che l'ipertono ortosimpatico che dà diverse storie. Traduciamolo in termini più masticabili. Il sistema neurovegetativo che dà l'allerta e dà la dilatazione dell'amidriasi, che è la dilatazione delle pupille, dall'analgesia, dal battito frequente, dal vasospasmo periferico. Si è anche visto che nelle estasi non è che subito quando c'è l'estasi cambia per esempio l'epletismo, il tono vascolare, ma si è visto che durante il rosario, questo l'abbiamo visto anche con un certo Pino Casagrande, c'erano dei treni d'onda che cominciavano ad avvicinarsi, si facevano sempre più lunghi finché nell'estasi scattava il trigger per cui quella cadeva in ginocchio o quello cadeva in ginocchio. Però come si può spiegare comunque il fatto che una persona, non penso che sia una cosa fattibile per chiunque, a comando... Ma ci sono anche le tecniche di visualizzazione che possono essere quasi identiche alle transestatiche. Ma possono riguardare così tante persone, ma certo, ma noi abbiamo visto gente che entrava in uno stato estatico, modesto, leggero, con abolizione dei riflessi dolorifici così, era una volontarizzazione.